amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi mi trovo qui nella mia nella aiuola dove ho le piante aromatiche, ed è arrivato il momento di vedere come poter fare una talea dal rosmarino. Lo faremo su un ramo giovane e quindi state con noi che andiamo proprio a effettuare questa operazione passo passo. Bene, allora il rosmarino è una pianta che si presta bene all'operazione del taleaggio, non ha grandi problemi, però vi sono delle cose che bisogna fare assolutamente e farle bene. Cominciamo con la prima, la scelta del ramo. Il ramo, in questo caso il rosmarino, essendo una pianta che ha una parte anche legnosa importante, diventa subito, tra virgolette, adulta. Cosa vuol dire? Che il ramettino che va bene per la talea, in un attimo, in poco tempo già non va più bene. Facciamo un esempio: vedete questo ramo, che non è un ramo vecchissimo, però è già troppo lignificato. Da cosa lo si capisce? Dal fatto che non è flessibile. Guardate questo, lo si vede proprio, quando lo tocchiamo proprio è duro. Noi dobbiamo invece andare a prendere il materiale buono. In questo caso sono i giovani rami che sono ancora flessibili. Ecco, questo per esempio, vedete, è un ramo ancora bello, flessibile. Questo è un rametto ottimo per fare una talea. Un altro potrebbe essere questo. Insomma, bisogna guardare un pochino la pianta prima, toccarla, dopodiché decidere quali sono i rami che andremo a mettere appunto nella terra per fare le nostre giovani piante. In questo caso andremo a togliere questa, che mi piace molto, e andremo a togliere anche questa. Come tutte le talee è sempre meglio farne qualcuno in più, perché la percentuale di attecchimento è sicuramente alta ma non totale. In questo caso tagliamo anche questa, così dopo andremo a fare le nostre talee. Eccola qua, andiamo adesso a fare la talea. Bene, allora come sempre per prima cosa andiamo a vedere di cosa abbiamo bisogno. Dei vasetti di riciclo. Se abbiamo dei vasetti anche il classico 7x7, quelli più alti, meglio ancora. Comunque anche un vasetto così va bene. Lo spruzzino per nebulizzare. Della terra che andremo a preparare nella misura del 50%, può essere torba e sabbia o comunque del materiale drenante, quindi andiamo a fare una miscela. Qui è già pronta, comunque anche un terriccio universale va benissimo, miscelato con della torba e della sabbia. In quel caso facciamo 3 parti uguali, un 33 33 33. Comunque io qui l'avevo già pronta perché faccio parecchie talee e ho appunto il terriccio, il vaso vuoto, la materia prima logicamente che ci vuole, e del materiale inerte, del ghiaietto, che va benissimo, che andremo a riporre nel fondo. Ho portato con me anche questo che può aiutare un po', soprattutto se è un po' più legnoso il rametto, se non è troppo, troppo flessibile, cioè scusate, se è poco flessibile, andremo ad aiutarlo con della polvere radicante ormonale. Praticamente questo è una polvere che aiuta la radicazione. Non è una cosa necessaria, si può fare anche a meno, però se vogliamo dargli un aiutino usiamo in questo caso anche la polvere radicante. Dopodiché possiamo iniziare a procedere. Come? Allora, andiamo a mettere sulla base del nostro vasetto un primo strato di ghiaietto. Allora, cosa serve questo ghiaietto? Serve a far sì che, come tutte, la stragrande maggioranza delle piante, se escludiamo le piante palustri, come potrebbero essere la calla della situazione, le piante temono enormemente il ristagno idrico. E soprattutto anche le talee, non sembrerebbe, cioè non verrebbe da pensare che la talea muore. Il fallimento della talea è principalmente dovuto anche qui a del marciume, quindi magari dei rametti che rimangono all'interno marciscono e portano praticamente al fallimento della nostra talea. Quindi sotto mettiamo un piccolo strato, bastano 1-2 cm di ghiaietto, dopodiché sopra andremo a metterci il terriccio che abbiamo preparato, appunto questo composto che può essere appunto sabbia, torba e del terriccio. Andiamo a riempire quasi totalmente il vaso, ok, per quanto ce ne occorre. Non andiamo a pressarlo, al massimo gli diamo
2 colpetti giusto per assestarlo, però dopo farà il suo corso la natura, con l'acqua si andrà a assestare il tutto. Il vasetto a questo punto è pronto, non dobbiamo fare altro che andare a preparare il materiale. Come? Andiamo con il forbice a spuntarlo, in questo caso anche perché vedete sono più di 22-23 cm, anche fin troppo lungo. Andiamo a tagliarlo, tagliamo la cima così almeno evita anche di tendere a prolungare, perché comunque la materia prima, ecco una cosa che non vi ho detto, vi consiglio di farlo immediatamente, appena andiamo ad asportare il rametto andiamo a metterlo nella terra. Dicevo, continua la sua vita tramite che cosa? Gli ultimi rametti che lasceremo alla fine, perché qui lo andremo proprio a pulire completamente, dagli ultimi rametti, continuando a nebulizzare, lui praticamente vivrà e andrà a creare le piccole radici. Tenderebbe comunque a crescere se non andiamo a cimarlo, quindi buona cosa è cimarlo all'inizio. Poi prendiamo una misura che può essere i 10-12 cm, massimo 15, e andiamo a tagliarlo. Questa è la misura giusta. Non dobbiamo fare altro che andare a pulirlo in questo modo. Lo puliamo, il rametto si pulisce tranquillamente così con le nude mani, non c'è bisogno del forbice, vedete, vengono via. Facciamolo lentamente questa operazione, perché comunque ricordiamoci che una talea è un po' come cioè in questo caso la pianta sta subendo un'operazione, quindi meno ferite gli arrechiamo e meglio è, perché dovrà concentrarsi di meno sulla guarigione della ferita piuttosto che appunto andare a radicare. Quanto bisogna lasciarne? Lasciamone, guardate, quando lasciamo 3-4 ciuffetti in cima basta e avanza. Ecco, a questo punto la nostra talea è pronta. L'ultimo consiglio che si può dare è quello di andare a fare un taglio così a fetta di salame, vedete? Questo che cosa fa? Non fa altro che aumentare la superficie radicale, quindi in questo caso non è netto il taglio, ma a fetta di salame ha più possibilità, cioè abbiamo aumentato lo spazio. Dopodiché ci possiamo aiutare con il retro della cazzuola, o come in questo caso io ho una piccola canna di bambù. Non facciamo altro che fare un piccolo buco fino in fondo, andiamo nel buco a mettere, io in questo caso l'ho proprio fatto al centro del vasetto, così almeno la pianta può crescere tranquillamente bene. Andiamo a metterlo quasi fino in fondo, cioè si tocca il fondo, poi lo si rialza un poco e poi sempre con la canna o comunque con il dito andiamo a far scendere la terra, che così almeno scende anche sotto quel pochino che noi l'abbiamo rialzato, così almeno siamo certi che anche sotto al rametto vi sia della terra. Basta, non dobbiamo fare altro a questo punto che lasciar fare alla natura. Come vi avevo detto in precedenza, possiamo anche aiutare la nostra talea con della polvere radicante. Come? Semplicissimo, quando andiamo a pulire, adesso lo facciamo velocemente, ma quando andiamo a preparare la nostra talea non dobbiamo fare altro che la parte appunto che abbiamo tagliato, non dobbiamo fare altro che andare a intingerla in questa polvere, vedete che diventa bianca, e dopodiché fare la medesima operazione. Questo aiuta sicuramente, però non è fondamentale, ci tengo a precisarlo, quindi non andate a spendere soldi se non volete prenderla, non prendetela, non è di certo una cosa così utile. Finita questa operazione non dovremmo fare altro che andare a nebulizzare con il nostro spruzzino. Si recupera uno spruzzino che oggi tutti abbiamo in casa e si va a nebulizzare. Ricordiamoci che la nostra giovane pianta prenderà tutto quello che gli occorre, oltre che la luce, che non deve essere diretta, adesso vi faccio vedere dove andare a posizionarla anche, ma dalle foglie si potrà nutrire appunto dell'acqua, perché finché non mette le radici, ahimè, non può bere da sotto, ma può bere solo da sopra. Quindi andiamo tutti i giorni, bene o male, a nebulizzare, soprattutto se andiamo a farlo nella stagione calda.
il rosmarino giusto farlo sarebbe appunto nell'agosto della situazione, o comunque inizio settembre è ancora un buon momento per fare la talea. Se non abbiamo il tempo per andare a nebulizzare tutti i giorni, vi do un ulteriore consiglio: potete utilizzare il sistema della bottiglia. Ve lo faccio vedere rapidamente. Non dovete fare altro che fare dei fori sotto la bottiglia, dei taglietti, per far sì che appunto dreni, sempre il solito discorso, deve drenare l'acqua. Andiamo a mettere anche qui del ghiaietto sotto, la terra, stesso identico procedimento di prima. Una volta preparata appunto la talea, che anche qui andiamo a spuntare, teniamo sempre i 3-4 ciuffetti sopra, dopodiché andiamo a metterla all'interno della nostra bottiglia. Comprimiamo un poco, ma poco, e a questo punto non dobbiamo fare altro che andare a mettere la parte sopra della bottiglia dopo, attenzione, averla spruzzata. Ecco, spruzziamo anche qui, la si bagna bene in abbondanza, bagniamo bene il terreno finché lo si vede proprio che quando è bagnato comincia a gocciolare sotto. A questo punto basta, vedete che sta gocciolando, perfetto, lasciamola così, la si richiude, eccola qua. A questo punto, con l'evaporazione dell'acqua, lei avrà quello che gli serve. Questo è un sistema ottimo per chi soprattutto non ha tempo, oppure è in viaggio, torna poco a casa, cioè non ha tutti i giorni la possibilità di bagnarlo. È bello, è affascinante andare a bagnare le nostre piante, prendercene cura, vedere i miglioramenti, sicuramente, ma se non abbiamo tempo, questo è un'ottima soluzione. Ricordate che con questo sistema, se la tenete nella giusta posizione, non dovete fare nulla. E adesso vi faccio vedere proprio la giusta posizione, proprio per chiudere questo video. Allora, come potete vedere, guardate, questo è il posto dove io tengo tutte le talee. Qui ci sono delle talee, come potete vedere, di ortensie, ci sono delle talee, in questo caso guardate, di rose lì che stanno prendendo. Lì ho fatto la gestroemia, ho provato quest'anno. Ecco, come vedete, questo è un retro, è il retro di casa, è una scaletta all'ombra, sopra ci sono proprio anche dei cotonaster che fanno ombra. Guardate dove è posizionata, qui la luce non entra praticamente mai, tranne magari un'ora al mattino, ma quei raggi non fanno male. Qui vengono bene le talee. Ecco, ricordate di posizionarle in un posto dove vi sia sì la luce, e vedete, guardi, adesso siamo tardi pomeriggio, la luce ancora c'è, ma non vi siano mai i raggi diretti del sole, perché sennò le vostre talee, ahimè, non attecchiranno mai. Io con questo ho chiuso, spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Come sempre vi chiedo di mettere un bel pollice all'insù, spolliciate e soprattutto condividetelo nei social. Ciao, alla prossima!